Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, come andiamo? Tutto bene? Allora, volevo fare una sorta di video aggiornamento per quanto riguardava il video di mercoledì. Probabilmente uscirà lunedì. Allora, le previsioni, alcune non sono neanche ritornate nelle nostre zone che avevamo segnato, tipo Euro USD, Euro JPY, non sono più tornate a testare niente. Ed Euro GBP invece è nella nostra zona, sta facendo un po' un movimento laterale, quindi non ha proprio preso una direzionalità. Però comunque aggiorneremo magari lunedì con altre analisi per la settimana e faremo con calma, faremo con calma. Ricordatevi una cosa, è sempre meglio stare lontano dal grafico, stare lontano dal mercato quando non si è sicuri, piuttosto che perdere. È meglio fare 0 piuttosto che meno 1. Quindi, oggi mi piacerebbe parlare di quello che è con chi vi confrontate, chi frequentate. E mi piace questa maglietta per questo video, non so chi di voi lo conosca, One Punch Man, è un personaggio di un anime, è un eroe, non è di alto livello, però è tipo il più forte. Si chiama One Punch Man perché appunto gli serve un solo pugno per combattere i propri avversari, però è quel tipo di persona di cui andremo a parlare oggi, cioè colui che si è distaccato completamente da chiunque per allenarsi, per arrivare dove? Per arrivare ad avere le possibilità di diventare un eroe e di aiutare gli altri. Ovviamente noi non possiamo diventare eroi, non possiamo volare, non possiamo spaccare le montagne con dei pugni eh, e altre cose, però possiamo separarci dalle persone che frequentiamo se non sono le persone che ci motivano, che ci spingono a far meglio. Quindi, oggi andremo a parlare del principio della frequentazione. Che cos'è il principio della frequentazione? Essenzialmente con chi passate più tempo. C'è una frase famosissima che ormai è strano che non la conoscano tutti, è fatemi vedere le 5 persone che frequentate di più e io vi dirò il vostro futuro. Perché? Perché è vero, è vero. Mettete caso anche quando eravamo giovani, diciamo medie. Come mai la gente iniziava a fumare? Perché? Perché aveva l'influenza degli amici che dicevano se non fumi sei uno sfigato. E quindi abbiamo iniziato a fumare. Se vai in una squadra di calcio, basket, pallavolo e c'è gente scarsa, inizierai a giocare peggio. Se invece ci sono persone di un certo livello brave a giocare, aumenterai il tuo livello. Quindi non è per forza negativa la frequentazione, può essere anche positiva ed è quello che andremo a parlare oggi. Ci sono tre domande principali che tu ti devi fare della tua compagnia attuale, cioè del- della tua situazione attuale, diciamo. Con chi trascorro più tempo? È, è- la frase principale. Che cosa mi fanno questi individui? E questo rapporto mi sta veramente bene? Cioè, io, che sono all'interno di questo rapporto, sono sicuro che sia quello che voglio. Perché molte persone si accontentano di stare con altre persone solo perché è da tanto che le conoscono, gli hanno fatto magari un paio di favori, ma alla fine della solfa, no? Chi se ne frega? Non va bene questo rapporto, non va bene questa amicizia, ti fa fare stupidaggini, ti fa fare cose che non vanno bene, che sai che non vanno bene, che neanche magari ti piace fare. Perché andare avanti? Quindi queste qui sono le prime tre domande che uno si deve fare. Secondo gruppo di domande è, nel momento in cui voi avete individuato con che tipo di persone uscite, avete fatto i nomi, i cognomi e le loro abitudini, dovete pensare che cosa mi fanno leggere, che cosa mi fanno ascoltare, di che cosa parliamo, che cosa mi fanno guardare, mi aiutano a crescere, non mi aiutano a crescere. Fate una bella autoanalisi di quello che è il rapporto con queste persone. Perché nel momento in cui magari già siete un po' tentennanti su questa amicizia, poi avete sotto gli occhi un foglio di carta con su scritto a sinistra i pro e a destra i contro. Se i pro sono 3 e i contro sono 15, capite bene che non può essere un'amicizia sana, un'amicizia che vi porta a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Magari sì, ma
o ci vuole più tempo o lo fate con scorciatoie, che non è mai, 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 mai la cosa più bella, la cosa più giusta da fare, perché molte volte chi prende scorciatoie sono scorciatoie per se stessi, ma per gli altri possono essere disagi, possono essere brutte notizie e quant'altro. Ora, magari qualcuno potrebbe dire, ma sai, con chi mi frequento non importa. Non è vero. Tutto importa. Tutto. Ci sono cose che importano di più, ci sono cose che importano di meno, ma non esiste niente che non importa. Quindi mettetevi sotto in questi giorni e dite, ok, io esco con Tizio, Caio e Sempronio. Tizio fa questo e questo che non mi vanno bene e fa solo questo che mi va bene. Caio fa tante cose positive e pochissime cose negative. Sempronio cosa fa? Niente, è un'ameba. Perfetto, con chi uscirò? Con la seconda persona. Perché? Perché è colui che magari sta anche lavorando su se stesso, sta cercando di raggiungere dei propri obiettivi, quindi tenderò ad uscire con quella persona. Ora, nel momento in cui avete visualizzato chi non va bene per la vostra vita, l'ideale sarebbe, esatto, allontanarlo. O vi allontanate voi. È brutto, perché è brutto? Perché molte delle volte le persone demotivanti nei nostri confronti sono addirittura i nostri parenti, i nostri genitori, i nostri familiari, i nostri cugini, eccetera. Però, se non riuscite a tagliare il rapporto completamente, prendete le distanze. Se prima dedicavate a queste persone, fate finta, un terzo della giornata, che è tantissimo, perché 8 ore si dorme, 8 ore si lavora, se 8 ore le passate con amici o cari, questo qui non è il vostro canale YouTube, perché dovete lavorare se volete raggiungere degli obiettivi. Se siete qua è perché volete raggiungere degli obiettivi. Quindi, nel momento in cui capite che non potete per forza fare a meno, cioè che non potete fare a meno di queste persone, quindi i vostri genitori, allontanatevi, allontanateli. Al posto di dedicarci 8 ore ne dedicate 4, 3, 2, 1 al giorno, in modo tale da non farvi influenzare negativamente. E con gli amici la stessa identica cosa. Con l'amico magari è più facile dirgli basta, io e te non ci possiamo più frequentare. Però bisogna farlo, bisogna. Se volete crescere dovete farlo, punto. Non ci sono scorciatoie. Poi c'è anche ovviamente le frequentazioni che ci fanno crescere. Cioè, voglio diventare un buon calciatore. Andrò da chi? Da un ragazzo che sta già ottenendo i miei risultati e cerco di frequentarlo. Non è facile perché magari è un alto livello, magari è un personaggio famoso, però dobbiamo comprometterci nel trovare le persone giuste che ci spingono ad avere di più, che ci spingono ad avere quello che noi desideriamo. Perché nel momento in cui voi vi accontentate e dite vabbè dai, lui è arrivato, gli romperò le scatole, non vado a disturbarlo. No. Molte persone che hanno successo gli piace condividere come ce l'hanno fatta e io ve lo posso garantire. Ho 2 persone minimo, facciamo anche una decina di persone che sono pronte a dare tutto, tutte le informazioni necessarie ad avere successo, comunque ad avere i loro risultati a chiunque. Sono pronti. Non siete pronti voi a riceverle. Nel momento in cui voi dite, ma tanto gli romperò le scatole, siete voi non pronti a ricevere quelle informazioni. Perché quelle informazioni sono alla portata di tutti. Queste persone non vedono l'ora di parlarvene. Quindi fate un bel lavoro, aiutate voi stessi e iniziate a fare domande, più domande che potete. Allora, per riprendere un attimo il discorso delle influenze negative, c'è una bella storiella, la storiella della rondine. Un giorno una rondine stava piangendo, era in lacrime e si copriva un occhio, ok, con l'ala. Era lì che piangeva, piangeva, piangeva. Allora passa un gufo, la vede, si ferma e dice,
Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, non ti preoccupare, non ti preoccupare. La guarda meglio e fa, stai piangendo perché il merlo ti ha graffiato l'occhio, vero? Lei fa, non è tanto il fatto che mi ha graffiato l'occhio, ma è quanto il fatto che io gliel'ho lasciato fare. Non circondatevi di persone che vi tagliano, vi limitano, vi frenano, vi chiudono dentro la vostra comfort zone. Circondatevi di persone che vi aprono la gabbietta, che vi aiutano a volare, che vi spingono nel mentre che dovete togliere le rotelle dalla bicicletta. Non state con persone negative, non state con persone distruttive, non state con persone che non vogliono il vostro successo. Perché la maggior parte degli amici, nel momento in cui arrivate dove volete arrivare, sarà il primo che non si congratulerà con voi. Perché? Perché è geloso. Fate ben attenzione con chi uscite. E ve lo dico per esperienza. Fate attenzione. Con questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto come sempre, siccome vi piacciono sempre i miei video, giusto? Di sicuro. Vi invito a lasciare un bel like sotto al video, lasciatemi un bel commento, ve lo chiedo sempre, però alla fine non lo fate mai. E secondo me, come ne ho parlato prima, è sbagliato. Fate domande, chiedete, informatevi. Se non è qualcosa chiaro, chiedete di nuovo. Però fate queste domande, che vi possono aiutare con la vostra crescita personale. Noi ci vediamo lunedì, vi auguro un bellissimo weekend, fate dei gesti belli per alcune persone e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!